Ciao, sto mangiando cioccolato per diventare più intelligente. Non lo sapete, mangiare cioccolato fa diventare più intelligente e potrete anche vincere il premio Nobel. Bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi niente camice perché proseguiamo nel nostro viaggio su come dobbiamo interpretare le troppe notizie scientifiche che riceviamo ogni giorno. Quante volte avete letto mangiare il cibo tale previene la patologia X? O viceversa, il consumo dell'alimento X è associato alla patologia Y. Io tutti i giorni leggo notizie di questo genere. Come dobbiamo interpretarle? Purtroppo, andando a leggere magari gli articoli originali, si scopre che semplicemente è stata scoperta una correlazione. Funziona così. Hanno analizzato un gran numero di persone e hanno, per esempio, riscontrato che nel gruppo che consumava più succo di limone erano presenti meno tumori allo stomaco, non sto inventando. Oppure si analizzano dati che provengono da nazioni diverse. Per esempio, in Francia è noto che fanno un gran consumo di formaggi, mentre negli Stati Uniti il consumo di formaggio è molto inferiore. D'altra parte, in Francia l'incidenza delle malattie cardiovascolari è inferiore che negli Stati Uniti. In più, in Francia consumano molto più vino che non negli Stati Uniti. Questo significa che mangiare formaggio e vino previene l'infarto? Non passa giorno senza che io legga titoli tipo la menta fa dimagrire, oppure il tè verde previene l'invecchiamento, o ancora il limone previene l'insorgenza dei tumori. Che valore dare a queste notizie? Io personalmente zero. A meno che ci siano altre e robuste evidenze che ci sia un qualche rapporto di causa ed effetto tra il consumo di quegli alimenti e le presunte proprietà. Nel 2012 una prestigiosa rivista scientifica, il New England Journal of Medicine, ha pubblicato un articolo dal titolo Consumo di cioccolato, funzioni cognitive e premi Nobel. Vi metto il link in descrizione. L'autore confronta il consumo di cioccolato pro capite in varie nazioni del mondo con il numero di premi Nobel vinti da cittadini di quelle nazioni diviso per 10 milioni di abitanti. Questo per poter confrontare nazioni con pochi abitanti con nazioni che ne hanno molte di più. Quello che l'autore trova è che c'è una correlazione lineare molto forte tra il consumo di cioccolato e il numero di premi Nobel vinti in quella nazione, normalizzato per il numero di abitanti. Dal grafico si vede immediatamente come più in un paese si consuma cioccolato e più è alto il numero di premi Nobel vinti da quel paese. Come mai? Ovvio, il cioccolato contiene dei flavonoidi. Questi sono un gruppo di sostanze che sono coinvolte nelle funzionalità cognitive. È stato dimostrato la loro capacità di migliorare le funzioni cognitive, per esempio, negli anziani. In particolare uno studio sui flavonoli, che sono una sottofamiglia dei flavonoidi, presenti nel vino rosso, nel cacao e così via, ha mostrato che chi assumeva dosi medio-alte di flavonoli nel cacao mostrava in genere performance migliori in termini di funzionalità cerebrale, memoria a breve termine e a lungo termine, velocità di pensiero, capacità cognitive complessive rispetto a chi ne consumava meno. Quindi lo studio pubblicato sulla rivista partiva dall'ipotesi che, poiché noi non abbiamo dati su le capacità cognitive delle varie persone nei vari paesi del mondo, un buon sostituto potrebbe essere il numero di premi Nobel vinti in quella nazione. Ed ecco quindi il grafico che vi ho fatto vedere. È ovvio dal grafico, no, che il cioccolato fa diventare più intelligenti, perché se aumenta il consumo di cioccolato aumentano i premi Nobel vinti da una nazione. Guardate la Svizzera. Ha il numero più alto di premi Nobel e, guarda caso, ha il consumo più alto di cioccolato. Una coincidenza? Io non credo. L'Italia, se guardiamo il grafico, non è mossa molto bene e quindi possiamo ipotizzare che il consumo di Nutella non sia equivalente al consumo di cioccolato. Potremmo ipotizzare che il motivo sia la presenza dell'olio di palma contenuto nella Nutella. Anzi, potremmo ipotizzare che sia proprio l'olio di palma che ha impedito negli ultimi decenni all'Italia di reclamare un numero superiore di premi Nobel. Quindi, siete uno scienziato e volete vincere il premio Nobel? Volete risolvere il sudoku domenicale? Avete dei problemi a montare dei mobili dell'IKEA? Uscite, correte a comprare delle tavolette di cioccolato. Mi raccomando però, non bianco, perché il cioccolato bianco non contiene cacao. No, Non vi ho convinto? Siete scettici? E fate bene. Quell'articolo, basato su dati assolutamente reali, è volutamente umoristico e provocatorio e serve per mettere in luce
alcuni degli errori che comunemente vengono compiuti in questo campo. Ve ne illustro due perché sono comuni a tantissimi altri studi riportati dalla stampa. Il primo è quello di trarre delle conclusioni sui singoli, cioè i vincitori dei premi Nobel, basandosi su dati aggregati, in questo caso il consumo medio pro capite all'interno di una nazione. È quello che si chiama fallacia ecologica o distorsione ecologica. Noi in realtà non sappiamo quali siano stati i consumi alimentari di tutti quelli che hanno vinto il premio Nobel e non siamo assolutamente autorizzati a immaginarceli solamente prendendo dei dati aggregati medi di una popolazione. Per quel che ne sappiamo potrebbero addirittura mangiarne di meno della media della popolazione. Quindi il confronto è sbagliato in partenza. Noi non possiamo dedurre nulla sul comportamento, sulle proprietà, sulle caratteristiche dei singoli basandosi solamente sui dati generali medi. È anche possibile, per esempio, che una certa correlazione che io trovo, cioè se aumenta una variabile contemporaneamente ne aumenta anche un'altra, in realtà andando a livello delle singole persone mostri che questa correlazione o non esiste o addirittura sia opposta. Il secondo errore, purtroppo molto diffuso, è che una relazione di correlazione, cioè ancora una volta se aumenta una certa variabile ne aumenta anche un'altra, cioè se aumenta il consumo di cioccolato allora aumenta il numero di premi Nobel, non significa affatto un rapporto di causa-effetto, cioè noi non siamo autorizzati ad affermare che una cosa causa l'altra. Come hanno riportato i media la notizia di questo articolo? Con mangia cioccolato e puoi vincere il premio Nobel, oppure mangiare il cioccolato ti fa diventare più intelligente, cioè assumendo una relazione di causa ed effetto, come se una cosa causasse l'altra. Certamente, se due fenomeni sono collegati, io posso trovare una correlazione tra questi due fenomeni, ma la correlazione si può anche manifestare se c'è, per esempio, una causa comune ai due fenomeni, magari anche molto lontana. Nella discussione pubblica che è avvenuta dopo la pubblicazione dell'articolo sul New England Journal of Medicine, sono apparsi altri articoli, come normalmente accade in una discussione scientifica. In particolare ne è apparso uno, poi vi metto il link in descrizione, che mostra come ci sia una correlazione ancora più forte tra il numero di premi Nobel vinti e il numero di negozi dell'IKEA presenti in quel paese. Ora, possiamo fare delle ipotesi. Per esempio, magari l'IKEA apre i suoi negozi in paesi dove prevalentemente le persone sono più intelligenti, altrimenti non riuscirebbero a montare i suoi mobili. Oppure al contrario, lo sforzo cognitivo cerebrale per montare una poltrona Pohang o una libreria Billy sono talmente elevati da allenarci e da aumentare le nostre facoltà cognitive. Quindi in questo senso è l'IKEA a generare premi Nobel. Nessuno ci crede ovviamente. E l'articolo correttamente riporta anche una correlazione tra il prodotto interno lordo e i premi Nobel vinti, e tra il prodotto interno lordo e il consumo di cioccolato, e tra il prodotto interno lordo e il numero di negozi IKEA. L'ipotesi più sensata è che il consumo di cioccolato, che è un prodotto costoso, così come l'apertura di negozi dell'IKEA, siano in qualche modo una misura della ricchezza di un paese. E se un paese è ricco è probabile che investa di più anche nell'istruzione superiore, nelle scuole, nella ricerca, nelle università, aumentando quindi le probabilità di vincere un premio Nobel. Facciano gli spettatori delle ipotesi sulla situazione italiana. Quindi probabilmente esiste una origine comune, la ricchezza di un paese, che lega in qualche maniera, ma non in una relazione di causa ed effetto, il consumo di cioccolato e il numero di premi Nobel vinti. Queste correlazioni sono talmente assurde che noi non vediamo influencer su Instagram o YouTube che propongono codici sconto per cioccolato super cognitivo al tè verde e alla menta, che è pure dietetico perché si sa che il cervello consuma tante calorie. Ma questo genere di correlazioni sono all'ordine del giorno se si parla di salute, di nutrizione, di alimenti e di benessere. E non ci sembrano strane perché l'essere umano è programmato per cercare delle cause, per andare a trovarle, anche se queste non ci sono. Noi non accettiamo la casualità. È il meccanismo psicologico che sta alla base, per esempio, della trasformazione di coincidenze
in superstizioni. Se poi a parlare di queste cose sono delle figure professionali come medici, dietisti, nutrizionisti e così via, automaticamente ci fidiamo molto di più di loro e quindi abbassiamo le difese del senso critico. Vi faccio un esempio inventato. Supponiamo che studi osservazionali abbiano riscontrato che un consumo superiore a 5 caffè al giorno sia associato a un rischio minore di prendere un cancro alla pelle. Questo significa che dovete aumentare il consumo di caffè al giorno per diminuire il vostro rischio di prendere il cancro alla pelle? No, neanche per idea, ci potrebbero essere tante spiegazioni. Per esempio, un consumo così elevato di caffè durante la giornata può voler dire che uno svolge un lavoro al chiuso. È presumibile che un giardiniere consumi meno caffè durante la giornata, sto inventando, di un impiegato. E noi sappiamo che l'esposizione alla luce del sole è un fattore di rischio per lo sviluppo di questi tumori. Quindi non ha senso collegare semplicemente da questo dato statistico il consumo di caffè allo sviluppo di tumore alla pelle. In un altro video vi spiegherò cosa sono gli studi osservazionali, brutto nome lo so ma non l'ho inventato io, gli studi randomizzati in doppio cieco, gli studi di coorte, gli studi di intervento e così via, per capirci un po' meglio. Una correlazione può anche scaturire in modo completamente casuale dall'analisi di tantissimi dati senza che ci sia veramente una causa comune. Volete qualche esempio? Sappiamo tutti per esempio che il numero di casi di autismo è in continua crescita. Sappiamo anche che il consumo di prodotti biologici è in continua crescita, quindi proviamo a disegnare le due curve in funzione del tempo e vediamo cosa succede. Bingo! La correlazione è altissima, superiore anche quella tra Nobel e cioccolato. Quindi ci stanno avvelenando, il cibo bio sta causando l'autismo, fate girare! No, No, ovviamente, queste sono correlazioni completamente casuali. Ma non è finita qui. Usate ancora come browser Internet Explorer? Male, malissimo. È noto che c'è una correlazione tra le fette di mercato di Internet Explorer e il numero di omicidi negli Stati Uniti. Quindi, se ancora lo usate e non volete correre il rischio di diventare un omicida, cambiate browser. E se siete in vena di fare un altro favore alla società, diventate pirati. Perché è noto che il numero di pirati è correlato negativamente questa volta con il riscaldamento globale. Quando c'erano molti più pirati, il riscaldamento globale era inferiore. Ora ce ne sono pochissimi e il riscaldamento globale è molto molto superiore. C'è un sito che vi metto in descrizione che trova questo tipo di correlazioni spurie molto molto divertenti, che servono proprio a spiegare come non significhino assolutamente nulla. Ce n'è una per esempio che mostra una correlazione tra il numero di morti annegati in piscina e il numero di apparizioni di Nicolas Cage nei film in un dato anno. Ma allora mi potreste chiedere, tutte queste correlazioni sono da buttare, a che servono questi studi? Servono prima di tutto a verificare quando una correlazione non c'è e poi servono soprattutto per generare delle ipotesi, suggerire delle possibili relazioni di causa ed effetto e quindi suggerire nuovi esperimenti, nuovi studi, suggerire magari un meccanismo biologico che leghi le due cose. Questo è successo per esempio tra il fumo e il cancro dei polmoni, ma una correlazione da sola in un campo come la nutrizione e gli alimenti, dove gli esperimenti controllati e affidabili sono molto molto difficili da fare, non vale nulla e quindi è da prendere molto molto con le pinze. Ora torno a mangiarmi il cioccolato nonostante sia ricco di acido palmitico perché mi piace. Alla prossima volta dal vostro amichevole chimico di quartiere.